Buongiorno a tutti. Mentre vi parlo sono in vacanza e quindi questo passaparola è stato registrato il 1° agosto. Parliamo del processo lungo che è stato approvato la settimana scorsa dal Senato e che adesso a settembre, quando riaprirà il Parlamento, purtroppo riapre, dovrebbe essere approvato dalla maggioranza comprata anche alla Camera e quindi diventare legge, salvo che il Capo dello Stato, in un sussulto di dignità costituzionale, non abbia il coraggio di respingere la prima legge ad personam del suo mandato presidenziale, visto che finora non ha respinto mai alcuna legge che servisse a Berlusconi. Si tratta della 42esima legge ad personam che serve a Berlusconi, naturalmente come quasi tutte le altre serve anche ad altri imputati, ovviamente serve ai colpevoli perché gli innocenti e le vittime dei reati non hanno alcun interesse a un processo lungo, hanno interesse invece a un processo rapido per uscirne il prima possibile e smettere di pagare la parcella all'avvocato il prima possibile. Quindi è una norma fatta per gli imputati colpevoli, non a caso l'ha fatta Berlusconi. Questa norma è quasi umoristica, se toccasse a un altro paese ci sarebbe da ridere, perché dopo mesi di Geremiadi sul processo che è troppo lungo, sull'Europa che ci condanna per la lunghezza dei nostri processi, abbiamo una norma che allunga ulteriormente i tempi dei processi. È una norma in 3 mosse. La prima mossa è la modifica all'articolo 190 del Codice di procedura penale sul diritto alla prova. Che cosa stabilisce? Che mentre oggi il giudice può escludere le prove e le testimonianze, quindi superflue e irrilevanti, da domani, se sarà approvata questa porcata, non potrà più respingere le testimonianze che gli porta la difesa, che siano manifestamente non pertinenti, che siano manifestamente, cioè non potrà respingere i testimoni se sono pertinenti all'oggetto del processo e quindi potrà respingere soltanto quelli manifestamente non pertinenti. Che cosa vuol dire questo? Che se qualcuno c'entra in qualche modo con l'oggetto del processo, anche se non ha nulla da dire, il giudice non lo può respingere. E quindi gli avvocati dovranno essere molto bravi, e lo saranno sicuramente, a portare centinaia, migliaia di testimoni non manifestamente impertinenti, cioè almeno apparentemente pertinenti, in modo che il giudice se li debba ciucciare tutti, allungando ovviamente a dismisura il processo fino all'arrivo della prescrizione, perché ovviamente la prescrizione continua a correre mentre si sente gente inutile, ma non manifestamente impertinente. Seconda mossa, questa porcata entra in vigore subito per i processi in primo grado, anche quelli in corso, e te credo la stanno facendo apposta per mandare in prescrizione i processi in corso a carico di Berlusconi e a carico di tutti gli altri ovviamente. Terza mossa, cambia un'altra norma, l'articolo 238 bis, che era una norma che aveva fatto inserire Giovanni Falcone. Che cosa stabiliva questo bis al 238? Che le sentenze definitive si possono usare come prova in altri processi, diversi da quello in cui sono state pronunciate. Faccio un esempio. Se io faccio una rapina con un mio complice, io faccio il rito abbreviato e mi processano prima, il mio complice fa il rito ordinario e lo processano dopo, il mio processo arriva in Cassazione, mi condannano in Cassazione per quella rapina, e naturalmente nella sentenza c'è scritto che la rapina l'abbiamo fatta in 2, perché? Perché in quel processo già vengono esaminate tutte le prove che dimostrano che la rapina l'abbiamo fatta io e il mio complice. Il processo all'altro complice è molto semplice, perché nel momento in cui c'è la Cassazione che dice che l'abbiamo fatta io e lui, anche per lui non ce n'è più, è inutile riesaminare tutte le prove, si prende quello che ha già stabilito la Cassazione nel mio processo e la si applica anche al mio complice, il quale viene condannato rapidamente anche lui. Con la nuova norma è come se io non fossi mai stato condannato e quindi nel processo al mio complice dovranno riesaminare tutto, sentire tutti i testimoni, riesaminare tutte le prove, eccetera, eccetera, che hanno già esaminato nel mio, perché il mio processo è come se non fosse mai esistito.
la sentenza di Cassazione nei miei confronti non può essere usata nei confronti del mio complice. Perché lo fanno? Perché nel caso Mills la Cassazione ha già stabilito che Mills è stato corrotto con soldi di Berlusconi nell'interesse di Berlusconi, e quindi c'è il rischio che i giudici facciano in fretta a condannare Berlusconi alla luce di una sentenza della Cassazione che ha già dichiarato colpevole il corrotto e che deve occuparsi semplicemente di sanzionare il corruttore, e cioè Berlusconi. Invece, senza l'utilizzabilità di quella sentenza, ovviamente i tempi saranno più lunghi, e poi, voglio dire, la prescrizione del caso Mills arriva a gennaio, a meno che Berlusconi, cosa che non ha mai fatto e quindi non farà nemmeno stavolta, rinunci alla prescrizione. Dicevo che questa porcheria, oltre a mandare in fumo tutti i processi a Berlusconi, salvo forse quello per il caso Ruby, ma nel senso che i fatti sono dell'anno scorso e quindi c'è più tempo per fare il processo, ma se gli avvocati sono bravi riusciranno a far sentire qualche centinaio o migliaio di prostitute per sapere se andavano o non andavano a Villa Certosa, naturalmente, e quindi di prostitute ce n'è parecchie da chiamare come testimoni a Milano e Brianza, diciamo. Quindi i processi a Berlusconi ce li scordiamo, ma ci scordiamo anche tutti gli altri processi, perché la norma vale per tutti, ovviamente. È una legge ad canaglias più che ad personam. Fra le canaglias naturalmente ce n'è una che l'ha promossa, ma poi ci sono tutte le altre che ne beneficiano. Ci sono molti utilizzatori finali, tutti gli imputati colpevoli. Questa porcheria avrà degli effetti naturalmente paradossali, ridicoli, che sono stati illustrati in Parlamento sotto gli occhi del presidente Schifani, che se n'è bellamente infischiato e ha fatto passare il tutto addirittura con la mozione di fiducia, che per una legge di iniziativa parlamentare e non governativa è quantomeno curiosa, ma serve comunque a strozzare il dibattito e a accelerare l'iter per approvare il processo lungo. Hanno fatto un iter breve per approvare il processo lungo. Se il giudice ha l'obbligo di ammettere nei processi tutti i testimoni pertinenti alla causa che le difese chiedono di sentire, nel processo Parmalat si starebbe ancora, scrive Ferrarella sul Corriere, a ascoltare i 35.000 azionisti che Tanzi, furbo, aveva chiesto al tribunale di interrogare sul perché avessero deciso di investire i loro soldi nei bond Parmalat. Aveva detto: sentiamo i 35.000 azionisti. Provate a fare un calcolo di quanti decenni ci vogliono per sentire 35.000 persone in un'aula di tribunale. Nel processo Eternit, dove ci sono 1500 morti di amianto a carico degli ex responsabili di questa multinazionale dell'amianto, gli avvocati avevano chiesto di sentire 9.841 testimoni. Naturalmente i giudici hanno sforbiciato perché erano testimoni inutili, la gran parte. Con questa norma, dato che quei testimoni sono tutti pertinenti in teoria, li dovrebbero sentire tutti. Il processo è ancora in corso, quindi si fa ancora in tempo a bloccarlo quel processo per 1500 morti da amianto. Ma ci saranno altri casi. L'asilo di Rignano Flaminio, dove ci sono quei sospetti casi di pedofilia da parte degli insegnanti, i difensori potrebbero citare l'intera scuola, l'intero corpo docente, tutti gli scolari, tutti i genitori degli scolari, tutti i parenti degli scolari. Nel caso delle violenze che hanno portato alla morte il povero Cucchi, si potrebbero sentire tutti quelli che l'hanno visto in carcere, quindi tutti i detenuti nel carcere dove è stato portato. A Palermo c'è un processo contro un deputato di Forza del Sud, un certo Mineo, che è un sospetto prestanome dei boss. I legali potrebbero sentire tutto il quartiere dove operava per sapere se appunto era una brava persona o meno. L'avvocato Ligotti, parlamentare dell'Italia dei Valori, ha fatto un altro esempio. Tutte le perizie in un processo stabiliscono che un tale è stato ucciso con 2 colpi di pistola. La difesa potrebbe sostenere che sono pertinenti alla causa tutti i testimoni presenti nelle adiacenze del luogo del delitto, un condominio intero,
o magari se il tizio è stato ammazzato a pistolettate vicino a uno stadio durante una partita, sentire tutti i tifosi presenti nello stadio per vedere se hanno sentito 1, 2, 3 colpi, nessuno. Tutti questi testi, sebbene siano superflui, sono pertinenti perché avrebbero potuto teoricamente sentire l'esplosione dei colpi di pistola. Altro caso, un omicidio commesso in un'affollatissima discoteca, spiega un membro del CSM, l'avvocato Calvi. La nuova norma imporrebbe alla Corte d'Assise di convocare, se richiesto dalla difesa, tutti i presenti nella discoteca. Oggi invece si sentono ovviamente soltanto quelli più vicini o quelli più informati dei fatti, o se ne sente qualcuno a campione. Calvi fa anche notare che sarà divertente vedere Totò Riina che interroga Spatuzza, perché nella norma hanno scritto che l'imputato, tramite il difensore, ha facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico. Quindi le può interrogare lo stesso imputato, le persone che lo accusano. Pensate Totò Riina che interroga il pentito, o pensate un capomafia che interroga il commerciante che ha denunciato il pizzo, lo guarda negli occhi, lo interroga lui. Secondo voi quante vittime del pizzo confermeranno di avere subito richieste estorsive se a interrogarle è colui che il pizzo lo imponeva, l'imputato? Gianrico Carofiglio, magistrato, parlamentare del PD, ha spiegato con alcuni altri esempi quello che succederà. E dato che è uno scrittore e che è molto in gamba, vi lascio con questo suo agghiacciante racconto dedicato agli elettori della Lega e del centrodestra che hanno votato per questo governo all'insegna dello slogan più legalità, legge e ordine, tolleranza zero, città più sicure, lotta al crimine, linea dura, pacchetti sicurezza. Se lo sono meritato questo governo, questi poveretti o questi ingenui. Signor Presidente, dice Carofiglio, visto che con apprezzabile coerenza la prima firmataria non ha ritenuto di rimuovere la sua firma dal testo in esame, ove mai il presente disegno di legge fosse approvato, verrà ricordato come legge Lussana. Lussana è una simpatica deputata leghista che non sa quello che fa, evidentemente. Ha ricevuto un ordine e vi ha obbedito. È bene rammentarlo perché quando questa legge produrrà i suoi effetti potremo figurare lo scenario che verrà a definirsi in tutta l'Italia, quindi anche al nord, quindi anche nella città di Bergamo, dove credo provenga l'onorevole Lussana. Immaginiamo una banda di pericolosi rapinatori, magari provenienti dai paesi dell'est o dal Nord Africa, quelli che piacciono tanto alla Lega, per massacrarli. Questa banda decide di dedicarsi alle rapine nelle ricche ville nelle immediate vicinanze di Bergamo. La banda non va troppo per il sottile, entrano, spaccano tutto, stuprano, picchiano, feriscono e diventa il terrore della provincia di Bergamo. Naturalmente scatta un'emergenza di polizia, per cui la procura, la polizia di Stato e i carabinieri si dedicano all'attività investigativa. Riescono a ritrovare, per esempio, succede, delle videoriprese, telecamere, puntate qua e là, per cui abbiamo le loro facce, che sono molto ben visibili, in qualche caso abbiamo le impronte digitali. Insomma, per farla breve, la polizia arresta 5, 6, 7 rapinatori. Nell'attuale situazione della nostra legislazione processuale, questi signori, consigliati da un difensore munito di un minimo di competenza, chiederebbero il giudizio abbreviato, perché sono incastrati, li hanno beccati con la loro faccia mentre stavano facendo la rapina o stavano scappando col bottino. Di fronte a una situazione normativa mutata, cioè con la nuova legge, prescindendo dalle questioni sull'ammissibilità del rito abbreviato, immaginiamo che non abbiano commesso omicidi ma solo rapine, violenze e stupri, loro non lo chiederanno mai. Sarebbero pazzi a farlo e lo sarebbero perché il processo si svolgerebbe più o meno nel modo che vado a raccontarvi. La difesa naturalmente deve fare il suo lavoro è quello di tutelare i clienti, di cercare di ottenere la loro liberazione e di farli assolvere, anche se l'avvocato magari sa benissimo che sono colpevoli, le riprese. Ottenere la liberazione non sarà difficilissimo in relazione alla scadenza dei termini di custodia e vi spiego perché. Come vi ho detto all'inizio, abbiamo delle videoriprese e delle impronte digitali. Questo renderebbe superflua, per esempio, l'audizione di un gran numero di testimoni. Immaginiamo che per 10 o 5 rapine ci siano 100 testimoni potenziali.
nessuno dei quali di fronte a un quadro probatorio come quello che ho indicato, videoregistrazioni e impronte digitali, sarebbe necessario. La loro audizione sarebbe perlomeno in quel numero manifestamente superflua, ma non priva di pertinenza. Secondo la legge che voi volete approvare, tutti questi testimoni, essendo pertinenti ancorché manifestamente superflui, dovranno essere ammessi dal giudice e se il giudice non dovesse ammetterli, produrrebbe un provvedimento nullo, il quale farebbe cadere l'intero processo. Quindi gli avvocati di questi rapinatori, efferati stupratori, violenti, chiederanno 100 testimoni a difesa sulle più varie circostanze, perché, come ho cercato di ricordare, oltre alle circostanze che hanno a che fare con il fatto reato, le rapine, le violenze, gli stupri, costituiscono oggetto di prova e quindi oggetto di questa nuova disciplina e di un dovere di ammissione del giudice a pena di nullità del processo, tutte queste altre belle cose, la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo e il luogo, oltre ogni altra modalità dell'azione. Se avevano delle pistole o dei mitra, la difesa potrà chiederne accurate perizie, anche se la cosa non è interessante, per verificare specificamente, si tratta di cosa superflua ma non priva di pertinenza, il loro livello di funzionalità. Potrà chiedere ogni tipo di accertamento e testimonianza, per esempio sulle condizioni di vita individuale, familiare e sociale degli rapinatori. Potrà convocare 100 testimoni per dire che a casa questi signori sono dei bravi ragazzi, amano i cani e trattano bene i bambini. Il processo dunque, con l'ammissione di 200 testimoni, comincia in tribunali in cui non si possono pagare gli straordinari al personale, per cui tutte le udienze finiscono alle 14. Dunque il processo comincia e sapete come? Con l'audizione dei testimoni dell'accusa, magari le vittime, che i soggetti che le hanno rapinate, violentate e stuprate potranno direttamente interrogare, guardando negli occhi le persone a cui qualche tempo prima hanno fatto qualcosa, allo stesso modo guardandole negli occhi. Dopo questo interessante passaggio di esame diretto di cittadini, forse elettori leghisti della provincia di Bergamo, da parte di assassini e stupratori, i loro assassini e stupratori, seguirà tutta questa interessantissima fase di istruttoria dibattimentale in cui il Tribunale non avrà alcun potere di intervento o di revoca su prove manifestamente superflue, ma pertinenti in astratto e che in quanto tali, a seguito di questa legge, dovranno comunque obbligatoriamente essere ammesse tutte. Il processo si trascinerà per un tempo assolutamente incontrollabile per il Tribunale, che a un certo punto si troverà a verificare la scadenza dei termini di custodia cautelare. Certo, durante il processo di primo grado non è che uno può essere tenuto in carcere per 5 anni. Ci sono delle scadenze oltre i quali uno, anche se è sotto processo per gravi reati come questi, se non è arrivata la sentenza di primo grado, dopodiché si applica la custodia cautelare per l'appello, viene liberato in attesa che cominci l'appello. E chi lo ritrova più? In attesa che ricominci l'appello. Il processo si trascinerà per un tempo incontrollabile per il Tribunale, che a un certo punto si troverà a verificare la prossima scadenza dei termini di custodia cautelare, per poi verificare invece che gli stessi sono scaduti, mentre l'istruttore dibattimentale, cioè il processo, il dibattimento, è ancora in corso per sentire importanti testi che non servono a nulla, ma che non si possono più non sentire, altrimenti è nullo il processo. Il giudice quindi, grazie alla legge Lussana, non potrà far altro che scarcerare questi assassini, rapinatori o stupratori, i quali usciranno dal carcere e faranno marameo ai cittadini, alla giustizia e alla decenza di questo Paese. Grazie Lega Nord, grazie Lussana, grazie PDL, grazie responsabili o come diavolo si chiamano gli amici di Scilipoti. Passate parola.